Ogni anno le tue giornate si allungano di una minuscola frazione di secondo. Sembra un dettaglio insignificante, un numero che non cambia la tua vita. Ma tra 4 o 5 miliardi di anni, un singolo giorno sulla Terra durerà circa 45 o 50 ore. E il responsabile di questa frenata cosmica non è un motore gigante nascosto nel nucleo del pianeta. È quel disco d'argento, apparentemente innocuo e silenzioso, che vedi brillare nel cielo notturno. La Luna. Non è solo un sasso che fluttua nel buio, è il motore segreto che rende possibile la tua esistenza. Ma per capire la Luna dobbiamo tornare indietro nel tempo. A 4,5 miliardi di anni fa. Dimentica gli oceani azzurri, i continenti verdi e le nuvole bianche che conosci. La Terra bambina era un inferno inimmaginabile. Un oceano globale di magma ribollente, senza ossigeno, senza vita. Un bersaglio rosso e pulsante nel buio freddo dello spazio. Era sola, instabile, e ruotava su se stessa a una velocità folle. Un giorno intero durava appena 4 ore. Il sole sorgeva e tramontava in un battito di ciglia continuo. E in questo caos non eravamo soli. Nel nostro stesso percorso intorno al Sole si era formato un altro pianeta. Gli scienziati lo chiamano Theia. Immagina un proiettile di roccia fusa, grande esattamente quanto l'intero pianeta Marte. Theia e la Terra condividevano la stessa orbita, una situazione insostenibile. Era come avere 2 treni ad alta velocità che viaggiano sullo stesso binario, in direzioni opposte. Per milioni di anni si sono sfiorati. Poi, l'inevitabile. Theia ha iniziato ad accelerare, puntando dritta verso il cuore del nostro mondo. L'impatto è stato l'evento più violento nella storia del nostro pianeta. Theia ha colpito la Terra a 40.000 km all'ora. Un urto così devastante che l'energia liberata ha vaporizzato istantaneamente roccia liquida per migliaia di chilometri. Immagina 2 palloncini pieni d'acqua che si scontrano a rallentatore. I 2 mantelli planetari si sono fusi in un istante, mentre un'onda d'urto titanica ha strappato via miliardi di tonnellate di materia, scagliandole nello spazio profondo. In quel preciso secondo, la Terra è quasi morta. I detriti dell'esplosione non sono volati via per sempre. La gravità della Terra ferita li ha catturati, formando un gigantesco anello di roccia fusa e polvere ardente attorno al nostro pianeta. Per un breve periodo, la Terra ha avuto un anello 100 volte più denso di quello di Saturno. Ma nello spazio le cose cambiano in fretta. In meno di 100 anni, quei frammenti incandescenti hanno iniziato a scontrarsi, fondersi e incollarsi tra loro. Da quel cimitero di roccia polverizzata è emersa una nuova sfera. Era nata la Luna. Oggi la Luna ci sembra distante, separata da noi da quasi 400.000 chilometri di vuoto cosmico. Ma questa è un'illusione. Tra la Terra e la Luna esistono milioni di corde invisibili e indistruttibili. È la forza di gravità. La Luna tira la Terra e la Terra tira la Luna. È un braccio di ferro costante, un tiro alla fune che dura da 4 miliardi di anni. E anche se non te ne accorgi, tu stesso sei leggermente più leggero quando la Luna passa esattamente sopra la tua testa. Questa presa gravitazionale ha un effetto drammatico sul nostro pianeta. L'acqua degli oceani è fluida e reagisce a questa forza sollevandosi. Immagina la gravità lunare come una calamita gigante passata sopra una bacinella d'acqua. Mentre la Terra ruota, l'acqua si accumula formando 2 enormi gobbe. Sono le maree, intere pareti d'acqua alte, come palazzi di 3 piani, che si spostano attraverso i continenti, pulendo le coste, mescolando i nutrienti e permettendo alla vita marina di prosperare. Senza questo respiro quotidiano, gli oceani sarebbero paludi stagnanti. Ma ecco
la cosa sconvolgente. Non è solo l'acqua a muoversi. La gravità della Luna è così potente che deforma anche la roccia solida. In questo preciso istante, la crosta terrestre sotto i tuoi piedi si sta alzando e abbassando di circa 30 centimetri. La Terra non è una palla da biliardo rigida, è più simile a una palla di gomma che viene costantemente massaggiata e schiacciata. Questo attrito interno genera calore profondo, mantenendo vivo il nucleo magnetico del nostro pianeta. Tuttavia, il dono più grande della Luna non sono le maree, è la stabilità. Immagina una trottola che gira su un tavolo. Se la colpisci, inizia a oscillare caoticamente prima di cadere. La Terra, colpita da asteroidi nel passato, dovrebbe oscillare in modo imprevedibile. Ma la massa enorme della Luna agisce come un contrappeso, un'ancora gravitazionale che mantiene l'asse terrestre inclinato esattamente di 23 gradi e mezzo. Questa inclinazione fissa è l'unica ragione per cui abbiamo le stagioni. Senza la Luna, il clima impazzirebbe. Senza questa ancora d'argento, l'asse terrestre si ribalterebbe. L'Antartide potrebbe puntare direttamente verso il Sole, fondendo tutto il suo ghiaccio e innalzando gli oceani di decine di metri. L'equatore diventerebbe un blocco di ghiaccio per 6 mesi all'anno. I venti soffierebbero a 300 km all'ora in tempeste globali senza fine. Nessuna agricoltura, nessuna civiltà, forse nessuna vita complessa sarebbe mai potuta evolvere. La Luna è il termostato silenzioso che ci ha permesso di sopravvivere. Prendi un binocolo e guarda la Luna in una notte serena. Quello che vedrai non è una superficie liscia, ma un campo di battaglia. È ricoperta da milioni di crateri, alcuni grandi come intere nazioni, altri piccoli come campi da calcio. Ogni singolo buco è la cicatrice di un impatto violento. Ma aspetta un momento. La Terra e la Luna viaggiano insieme nello spazio. Se la Luna è stata bombardata così pesantemente, perché il nostro pianeta sembra intatto? Dove sono i nostri crateri? La risposta è che la Terra è un illusionista. È stata colpita altrettanto duramente, anzi molto di più a causa della sua gravità maggiore. Ma la Terra ha un mantello dell'invisibilità. L'atmosfera, l'acqua e il vento. L'erosione cancella costantemente il passato. Le placche tettoniche inghiottono la vecchia crosta e ne sputano di nuova. Le piante ricoprono di verde le ferite. La terra cancella i suoi ricordi. La luna, invece, è un mondo morto, senza aria, senza acqua, senza terremoti. Un'impronta lasciata oggi rimarrà lì, intatta, per milioni di anni. Guardare la luna significa guardare il nostro stesso passato. Studiando quelle rocce, abbiamo scoperto un evento terrificante, avvenuto 4 miliardi di anni fa, chiamato il Grande Bombardamento Tardivo. Per centinaia di milioni di anni, il sistema solare interno è stato attraversato da una grandinata apocalittica di asteroidi e comete giganti, una pioggia di fuoco ininterrotta. Se non avessimo la Luna a testimoniare questo inferno, non avremmo mai saputo quanto è stata difficile e improbabile l'origine della vita sul nostro pianeta. Ma la Luna non è solo un museo, è stata anche il nostro scudo di carne, o meglio, di roccia. Grazie alla sua dimensione notevole, la gravità lunare ha intercettato migliaia di proiettili cosmici che erano diretti verso la Terra. Asteroidi che avrebbero potuto vaporizzare gli oceani o sterilizzare l'intero pianeta sono stati deviati, finendo per schiantarsi sulle pianure grigie del nostro satellite. Ogni cratere che vedi lassù è un disastro evitato qua giù. La Luna ha preso i proiettili al posto nostro. E c'è una coincidenza ottica che ha dell'incredibile. Il Sole è 400 volte più grande della Luna, ma è anche esattamente 400 volte più lontano.
Questo significa che, visti dalla Terra, i due corpi celesti hanno la stessa identica dimensione nel cielo. È per questo che possiamo ammirare le eclissi solari totali. Un allineamento geometrico perfetto, unico in tutto il sistema solare. Ma ogni storia d'amore cosmica ha una fine. Finora abbiamo pensato alla Luna come a una compagna fedele, bloccata in un'orbita eterna attorno a noi. Ma non è così. La Luna ci sta abbandonando. Ricordi il tiro alla fune delle maree? Quell'attrito che sposta gli oceani assorbe energia dalla rotazione terrestre e la trasferisce alla Luna. Come risultato, la Terra rallenta il suo giro e la Luna viene spinta verso l'esterno. Si sta letteralmente srotolando via da noi in una spirale lenta e inesorabile. A che velocità se ne sta andando? 3 centimetri e 8 millimetri all'anno. Esattamente la stessa velocità con cui crescono le tue unghie. Sembra un'inezia. Ma su scala cosmica i millimetri diventano abissi. Quando i dinosauri camminavano sulla Terra, la Luna era molto più vicina e nel cielo appariva enorme, dominando le notti con una luce abbagliante. Tra qualche miliardo di anni, invece, sarà solo un piccolo punto luminoso, non dissimile da una stella un po' più grande delle altre. Le eclissi totali diventeranno fisicamente impossibili. E quando sarà andata troppo lontano? Senza la sua gravità stabilizzatrice, l'asse terrestre comincerà a vacillare. Le stagioni crolleranno, i poli si scioglieranno e si ghiacceranno in modo imprevedibile. La Terra diventerà un mondo solitario e instabile, proprio come lo era prima dell'impatto con Theia. Il nostro pianeta invecchierà senza la sua compagna, fino a quando il Sole, arrivato alla fine della sua vita, non si espanderà, inghiottendo sia la Terra sfiancata che la Luna fuggiasca in un ultimo abbraccio di fuoco. Ma prima che tutto questo accada, fermati un istante a pensare. Quando guardi la Luna, non stai guardando un sasso alieno estraneo a te. Stai guardando un pezzo della tua stessa casa. Le rocce lunari portate indietro dagli astronauti delle missioni Apollo hanno la stessa identica firma chimica della Terra. Quel disco bianco nel cielo è fatto della stessa polvere di cui è fatto il suolo su cui cammini. E in un certo senso, gli stessi atomi che compongono il tuo corpo derivano da quella gigantesca esplosione cosmica. La Luna è la ferita della nostra nascita, lo scudo che ci ha protetto dall'estinzione e il pendolo che scandisce il ritmo della nostra esistenza. Una compagna nata dalla distruzione totale, destinata ad allontanarsi nel silenzio. Io sono Renerium e questa è l'incredibile storia del segreto più vicino alla Terra. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.